Anche per la stella grande facciamo 4 catenelle e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo. Nel primo giro lavoriamo punti alti separati da una catenella e sostituiamo il primo punto alto con 2 catenelle. Quindi un punto alto, una catenella e nel cerchio lavoriamo un punto alto, una catenella fino a ottenere 5 ripetizioni. 3, 4, 5. Ed ora chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto alto, quindi sulla seconda catenella. E lavoriamo un punto bassissimo nel primo archetto per spostarci nell'archetto. Nel secondo giro lavoreremo negli archetti 4 punti alti doppi chiusi insieme. Sostituiamo il primo con 3 catenelle. 3 catenelle e lavoriamo altri 3 punti alti doppi senza chiuderli del tutto, quindi così. 2, 3, 4. E quando abbiamo 4 punti alti doppi non chiusi, chiudiamo tutto assieme. Ora lavoriamo 4 catenelle, 2, 3, 4 e un punto alto triplo in rilievo preso davanti sul punto alto. 4 catenelle e questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Quindi nel prossimo archetto 4 punti alti doppi chiusi insieme, 1, 2, 3, 4 e chiudiamo tutto insieme, 4 catenelle, un punto alto triplo in rilievo preso davanti e 4 catenelle. E ripetendo questa sequenza terminiamo tutto il giro. Una volta lavorate le 5 sequenze, chiudiamo con un punto bassissimo sui primi 4 punti alti doppi chiusi insieme. Lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto e un punto bassissimo nell'archetto. Nel terzo giro lavoriamo negli archetti 3 punti alti chiusi insieme, sostituiamo il primo con 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2, 1, 2 e chiudiamo insieme, 4 catenelle, un punto alto quadruplo, quindi 4 volte filo sull'uncinetto, in rilievo preso davanti sul punto alto triplo sottostante, chiudiamo 1, 2, 3, 4 e ci fermiamo qui. Il punto alto quadruplo ha 4 filetti che lo attraversano. 1, 2, 3, 4. Ora lavoriamo un punto alto doppio nel secondo filetto dal basso, quindi 1, 2. 2 volte filo sull'uncinetto, prendiamo sempre 2 fili, chiudiamo 1, chiudiamo 2 e adesso chiudiamo tutto insieme. Lavoriamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e altri 2 punti alti doppi non chiusi nel punto in cui abbiamo lavorato il punto alto doppio precedente.
1, 2 e lavoro un altro punto alto doppio non chiuso, 1, 2 e chiudiamo tutto assieme, 4 catenelle, nel prossimo archetto 3 punti alti chiusi insieme, 1, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo terzo giro. Nell'archetto 3 punti alti chiusi insieme, 4 catenelle, un punto alto quadruplo in rilievo preso davanti non chiuso, poi lavoriamo un punto alto doppio non chiuso nel secondo filetto e chiudiamo tutto assieme, 6 catenelle, 2 punti alti non chiusi chiusi assieme, 4 catenelle, 3 punti alti non chiusi chiusi assieme, 3 catenelle. Lo rivediamo un'altra volta, 3 punti alti chiusi insieme, 1, 2, 3 e chiudiamo, 4 catenelle, un punto alto quadruplo in rilievo preso davanti, e ci fermiamo qui e nel secondo filetto lavoriamo un punto alto doppio non chiuso, 1, 2 e chiudiamo tutto assieme. In questo modo formiamo come questa fogliolina, 6 catenelle e un'altra fogliolina, quindi 2 punti alti doppi non chiusi e poi li chiudiamo assieme, 1, 2 e chiudiamo, 4 catenelle, 1 e 3 punti alti chiusi assieme nel prossimo archetto, 1, 2, 3, chiudiamo e 3 catenelle. E ripetendo questa sequenza lavoriamo tutto il giro. E una volta lavorate le 5 sequenze, come al solito chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto del giro. Ed ora lavoriamo tutto il giro di punti alti. Lavoriamo un punto alto sul primo punto e lo sostituiamo con 2 catenelle, 4 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3, 4, un punto alto nel prossimo punto. Nel prossimo archetto lavoriamo la punta, quindi 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, un punto alto doppio, una catenella e un punto basso nel primo dei 2 fili, come per la stella piccola, prendendo sempre 2 fili. E 4 punti alti. 1, 2, 3, 4, un punto nel prossimo punto, 4 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3, 4, un punto alto nel prossimo punto e 3 punti alti chiusi insieme nel prossimo archetto, 1,
2, 3 e chiudiamo tutto assieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto alto sopra i 3 punti alti chiusi assieme, 4 punti alti nell'archetto, un punto nel punto, nell'archetto della punta lavoriamo 4 punti alti, un punto alto doppio, una catenella, un punto basso, nel punto alto doppio 4 punti alti, un punto alto nel prossimo punto, 4 punti alti nell'archetto, un punto alto sopra i 3 punti alti chiusi assieme e 3 punti alti chiusi assieme nell'archetto. E in questo modo completiamo tutto il giro. Ed ora vediamo come unire tra loro le stelle. Utilizzeremo la catenella che c'è sulla punta, quindi lavoriamo 4 punti alti, il punto alto doppio, allarghiamo la catenella sull'uncinetto e prendiamo un'altra stella e la mettiamo sul dritto, quindi dritto ed entriamo nella catenella di una delle punte, così, e portiamo fuori l'asola. Lavoriamo la catenella e proseguiamo normalmente, un punto basso, 4 punti alti e in questo modo uniamo le stelle. Alla fine del giro, come per la stella piccola, tagliamo il filo e facciamo la chiusura invisibile. Per dare una forma definita e regolare alle stelle e quindi al runner, vi consiglio di mettere in forma la lavorazione, quindi le stelle. Io utilizzo questa base che è tipo polistirolo, per capirci, in cui poter infilare gli spilli e tiriamo bene il lavoro, quindi la stella la tiriamo bene in modo che assuma la forma regolare e bella a punta come ci piace. Se avete un runner grande e quindi non potete avere una base di polistirolo così grande, possiamo metterla in forma su una coperta o su un asciugamano, in modo che le stelle restino belle tese. Io ho visto che anche solo mettendo in posa le stelle senza lavarle, prendono la forma che io gli do. Quindi questa stella per esempio è rimasta in forma un giorno e come vedete resta anche senza gli spilli. Ovviamente questo runner si può lavare e una volta lavato, come al solito, lo facciamo asciugare su una base piana e con gli spilli, oppure lo possiamo far asciugare sempre su una base piana e per dargli la forma, anziché utilizzare gli spilli, stirarlo. Con tanta pazienza, stirando tutte le punte. Ma io vi consiglio l'asciugatura con gli spilli perché resta bello teso e tutto il nostro lavoro in rilievo rimane in rilievo. E questo è un modulo. Questo modulo poi si ripete per tutte le volte che vogliamo per la lunghezza del nostro tavolo. Se volete fare uno screenshot o un fermo immagine di questa immagine, questo è lo schema base di un modulo. Una stella grande all'inizio e poi tutte stelline piccole. Il prossimo modulo quindi comincia con una stella grande e la agganciamo tramite 2 punte in questo modo. Se fate più moduli vi consiglio di fare il primo modulo intero e poi per tutti i moduli successivi lavoriamo prima tutte le stelline piccole e poi con la stella grande uniamo il secondo modulo al primo. In questo modo non dobbiamo attaccare ogni stella a tutto il runner, ma lavoriamo per moduli e poi con la stella grande uniamo i 2 moduli vicini. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, a me piace molto, è una cosa un po' fuori dagli schemi del mio canale, di quello che faccio di solito, ma vi devo dire che mi piace moltissimo, è nato dall'idea di una di voi che mi ha mandato una foto di un runner di stelle un po' diverso e io ci ho pensato su e ho ideato queste stelle.
Come spesso accade, questo è uno schema originale mio, spero che vi piaccia. Io l'ho utilizzato per fare un runner, ma potremmo usare queste stelle anche per fare delle piccole decorazioni, dei sottobicchieri, dei sottotazza, mettere un fiocchettino e appenderle alle finestre. Insomma, liberiamo la nostra fantasia e utilizziamo queste stelle come più ci piace. Anche lo schema di come unire il runner ovviamente è solo un'idea. Possiamo unire queste stelle come preferiamo, farle di tutti i colori, di un solo colore, di più colore, come ci piace di più. Anziché fare un runner, per esempio, potremmo fare un centrotavola rotondo. Come sempre aspetto di sapere cosa ne pensate, se vi piace questo progetto, come lo utilizzerete. E se rifate queste stelle, condividete con me le vostre foto. Sapete che potete creare un post sulla mia pagina Facebook o taggarmi in Instagram. Se vi è piaciuto il tutorial, non dimenticate di regalarmi il vostro like, di scrivermi un messaggino dicendomi cosa ne pensate di questo progetto, di condividere il tutorial così più persone possibili potranno utilizzare questo schema e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!